Saranno state, le 2:30. Erano le 3 o le 3:30. Sicuramente non prima delle 4. Questa è mia sorella Vanessa, questa è mia sorellina Giulia e questa sono io. Se avessi saputo cosa c'era in quel bosco non ci avrei mai portato Antonio, ma soprattutto le mie sorelle, assolutamente. Io credevo fossero solamente storie raccontate ai bambini per spaventarli, insomma, per non farli andare lì. Io lo sapevo che la tinta grigia non attaccava sui capelli scuri, però ci ho voluto provare comunque. E doveva essere un posto tranquillo, era il Bosco dei Frati, ci siamo andati io e il mio ragazzo Antonio e si sono aggiunte anche Alida e Giulia, le mie sorelle, anche se poi in realtà è stata un'idea di Giulia. Vanessa crede che sia tutta colpa mia, ma non è così, in realtà è colpa sua, perché io gli avevo proposto di andare al mare, ma lei mi disse che odiava la gente, che il mare le faceva schifo principalmente, e quindi siamo dovuti andare in questo bosco alla fine. Vanessa è la più testarda fra di noi, ma soprattutto la più insistente, e Alida finisce sempre a farsi convincere e a seguirla. Io l'ho detto alle mie sorelle che non era una buona idea andare in quel posto, cioè sei mai stato al Bosco dei Frati? No, è un postaccio, è un meraviglioso un cazzo, per niente, assolutamente no. Comunque Alida fra di noi è sempre stata quella un po' più amorevole, che vuole bene a tutti. Le odio, non le sopporto. Sì, le odio profondamente, direi che le odio. Noi volevamo passare solo una domenica tranquilla, una classica domenica insieme, però poi improvvisamente li abbiamo visti e tutto è cambiato nel giro di pochi minuti. È stata una cosa terribile, c'erano delle persone lì che non so se hai mai saputo che cos'era la paura. Infatti quello che poi è successo dopo è stato terribile, nessuno dovrebbe vivere un'esperienza del genere. Ma c'erano persone che pregavano in fila, che intonavano un canto con le mani giunte. C'erano queste persone che facevano questa canzone che ti entrava in testa, che adesso io nemmeno me la ricordo poi. Probabilmente portavano questa statua, questa donna, E sembravano venerarla, direi. sai, la madre di quel bambino, figlio di Dio, quella cosa là. Cantavano ripetutamente sempre la stessa cosa. E quindi c'erano adulti, bambini. Ma c'erano dei bambini, cioè i bambini, è stata una cosa orribile. Era veramente inquietante, sì, direi che inquietante è la parola giusta. Gli ho detto proprio, ragazze, questa situazione non mi piace, secondo me dobbiamo andare via subito, soprattutto perché c'era con noi Antonio. Era una cosa inverosimile, una situazione in cui non sai assolutamente se scappare o, non lo so, farti prendere dal panico. Poi Antonio fece una cosa che non dimenticherò mai, mi sconvolse particolarmente. Io mi guardo intorno e vedo che Antonio si è unito a loro, a cantare sempre con le mani giunte. Cominciò veramente a cantare quella canzone, proprio come se sapesse le parole, in effetti le sapeva. Io ho cercato di fermarlo a tutti i costi, dicendo andiamo dai, invece Lo guardai e pensai, ma com'è possibile? Andava lì, che li seguiva, quello non sta bene, non sta bene proprio per niente. Mi sono girata per guardare insomma le mie sorelle e mi sono accorta che c'era solo Vanessa, Alida era sparita. un attimo mi sono distratta e Alida era sparita. Vanessa, ma dov'è Alida? Dov'è Alida? Anche lei non riusciva a trovarla, ha cominciato a cercarla. Io non lo so, la cercavo, guardavo, c'era solo Giulia che come me era preoccupata e Antonio continuava lì come un cretino a le mani giunte. E poi riapparsi con una grandissima tanica di benzina. Una tanica di benzina che non ho la minima idea di dove l'abbia presa. Ho qualcosa tra i capelli? Io non ho la minima idea di dove l'abbia presa, lei dice che l'ha presa, non so, l'ha trovata nel bosco. Ed è assurdo perché, cioè, come l'ha trovata quella tanica di benzina? O in un benzinaio, non ricordo, ma secondo me ce l'aveva lei, conoscendola ce l'aveva sicuramente lei da qualche parte. Cominciò piano piano a spargerla intorno a queste persone che a questo punto stavano tipo in un cerchio. E loro non si accorgevano di niente, presi con le mani giunte, occhi chiusi a pregare, tutti contenti. Era assurdo, erano talmente presi in questa canzone che non si accorsero di nulla. Camminavano avanti e lei dietro lì.
mettergliela intorno. Improvvisamente lei si avvicinò ad Antonio e gli chiese un accendino, nonostante lei non fumasse. Io non fumo, quindi non poteva avere un accendino con me, è ovvio. Come se non bastasse, ovviamente non porta mai a termine niente di quello che inizia, come ogni volta. L'ho chiesto ad Antonio perché so che lui fuma, l'ho visto fumare, quindi io l'ho chiesto. Comunque si scorda sempre tutto. Quando andiamo a fare la spesa non sa mai cosa prendere, ovviamente, non trova mai il telecomando. Quando fa la lavatrice si scorda di mettere il detersivo. Però Antonio glielo diede senza pensarci, Alida ovviamente prende l'accendino e che fa? diede fuoco a tutto, comprese le persone. Ho dato fuoco a tutta quella gente. Si è messa troppo vicina e si è pure ostinata una mano. Si è neanche accorta che stava così vicina. Dopo che aveva preso tutto fuoco, Finalmente c'era un po' di silenzio. e onestamente dal mio punto di vista fu una liberazione. No, almeno hanno smesso di cantare, cioè, insopportabili. È vero. Antonio che ha fatto? Si è messo a parlare come un pazzo, assassine, assassine, di qua e di là. Siete delle assassine, mi fate schifo, cosa sta succedendo? Cioè, era insopportabile, andava in giro, strillava, assassine, assassine, ma che vuoi? Ma che ne sai te? Ma sta zitto. A me è sembrata una grandissima mancanza di rispetto, non nei nostri confronti, che in fin dei conti siamo solo le cognate, ma soprattutto nei confronti di mia sorella Vanessa, che è la fidanzata. Giulia ha preso subito un bastone e gliel'ha dato in testa per risolvere la situazione, perché quello non smetteva di urlare. Bam, una botta in testa, è stato fantastico, gli ha dato una carcata. Mi poteva consultare almeno un attimo, cioè così prendi e gli dai una bastonata in testa. Che potevo fare? Però è sempre stata la più impulsiva, la più manesca, quindi non potevo aspettarmi altro da Giulia. Beh, alla fine abbiamo deciso di farlo a pezzi e sacrificarlo a Satana. È stata pure una cosa carina alla fine, perché era una cosa improvvisata, quindi prendi una pietrilla, fai un piccolo cerchio, qualche fiore secco. È servita come cosa, cioè, ma poi non puoi immaginare, cioè, guarda, te faccio vedere. Io con questo coltellino, questo coso minuscolo, a tagliarmi Antonio, cioè è stata una fatica immane, porca puttana. E a quel punto avevo sangue ovunque, sulle mani, sulla faccia, pezzi di fegato tra i capelli, un incubo. Mi è rimasto il sangue per giorni, c'è ancora? Alla fine è venuto un bell'altare. Ed è una cosa abbastanza ironica perché quella gita che era iniziata così male alla fine si è rivelata essere la location perfetta per questo nostro rito. Comunque è stato un grande onore per Antonio finire così. Per una persona comune essere sacrificata a Satana è un avvenimento importante nella propria vita. E naturalmente Alida non ne ha combinata una giusta, come al solito. Mi sono scordata, dai. E si è dimenticata quella sacca di viveri nell'unico punto in cui non doveva dimenticarla. In mezzo al rogo. E Giulia si incazza con me. Giulia ovviamente si arrabbiò con Alida, ma io gli ho detto di calmarsi perché avevamo appena fatto un rito e non era una cosa carina davanti all'oscuro signore mettersi a litigare. Ogni tanto si dovrebbero comportare bene. Io dico, scusami, dopo tutta questa cosa che ho fatto, poi insomma il cibo ce l'abbiamo, mi sono fatta un bucio di culo tanto a tagliare Antonio, Cristo, la roba da mangiare ce l'abbiamo, cioè io non capisco. Abbiamo mangiato solo un poco del mio ragazzo alla fine. Io ne ho mangiato davvero niente, pochissimo. E Vanessa alla fine gli ha anche mangiato il cuore. Sono cose personali comunque. Mi sono resa conto che era veramente troppo da mangiare in quel momento Era tanta roba. e quindi ho proposto alle mie sorelle: dai, impacchettiamolo e portiamolo a casa con noi, possiamo metterlo tranquillamente nel freezer e poi mangiarlo quando ci va. Tantissimo, cioè ci abbiamo riempito il congelatore, cioè ci è avanzato per 3 settimane. Avevo lo stomaco di una dimensioni enormi, io sapevo di non doverlo mangiare, però alla fine, sai com'è, una cosa tira l'altra, un pezzettino mi è capitato, però c'è ancora un'acidità, lascia stare. Era abbastanza grosso, sì. Così sembra brutto però. Se l'è cercata assolutamente, anche perché il problema è tutto di Vanessa, lei che non gli ha detto che siamo megere, quindi il problema è completamente suo. Ecco, gliel'ho detto 1000 volte a Vanessa di dire ad Antonio che
è una megera, cioè, ma lei non mi dà ascolto. Poi ecco, vedi come vanno a finire le cose. Perché lei non gli va di dire queste cose alle persone, perché è timida, però la timidezza ti porta a perdere i rapporti con le persone alla fine. Infatti. Comunque ho un piccolo angolo nella mia camera sopra la scrivania con tutte le cose che mi sono rimaste di Antonio, i pupazzi che mi ha regalato, le lettere, il suo teschio e qualche piccola cartolina dove siamo stati. Io credo che sia significativo tutto quello che è successo, perché alla fine è sempre meglio trovare il lato positivo nelle situazioni più difficili, quindi trovare il meglio dal peggio. Ha cambiato tutte noi, sì. Questa esperienza mi ha insegnato che non bisogna andare in questi posti che reputano tranquilli, perché non lo sono. Tutte quelle persone lì è stato davvero, cioè non voglio neanche ricordarmelo, è stato orribile. Spero non succeda a me più quello che è successo nel Bosco dei Frati, assolutamente. In tutta questa storia a me i capelli ancora io non me li sento zozzi. E poi comunque Vanessa ormai si è già trovata un nuovo fidanzato che si chiama Silvio, ma io onestamente non credo che durerà. Le mie sorelle vogliono sacrificare anche Silvio a Satana. Però non è giusto, ma perché dobbiamo sacrificare sempre i miei ragazzi? Io l'ho detta a Vanessa, dobbiamo per forza usare il tuo ragazzo, cioè non si può fare altrimenti. Lei, no, vabbè, perché sempre il mio ragazzo? Mamma mia, sempre i miei. A me non va, gli ho detto perché non vi trovate un fidanzato anche voi? Però gliel'ho spiegato, gli ho detto, cioè, dobbiamo per forza usare uno che sta all'interno, per forza un ragazzo di qualcuno, perché che fai? Prendi uno sconosciuto e fai, dai, vieni con noi nei boschi che ti sacrifichiamo a Satana. No! Però gli ho detto questa è l'ultima volta, lui è l'ultimo perché sono stanca di mangiarli. Comunque stiamo già organizzando una nuova scampagnata e non vedo l'ora, sarà magnifico. No ragazzi, a posto. Sembrano un po' fuori di testa. Le sorelle soprattutto stanno lì a confabulare tra di loro come se fossero due streghe. Però sono tranquille, dai. Mi trovo bene con Vanessa. È una ragazza dolce. Mi troverò bene anche con le sorelle, ne sono sicuro. Domani vedremo, domani c'è questa scampagnata nel Bosco dei Frati. Ci tengono molto. Vedremo cosa succede. Ci sono delle storie su questo bosco, persone che sono scomparse, degli eventi un po' raccapriccianti. Sicuramente qualche leggenda, gente che tende a esagerare, vedremo. Cosa potrà mai esserci lì dentro? Vamos,